A pochi minuti dall'inizio di quello che doveva essere il giorno più felice della sua vita, Beatrice sente, attraverso la porta socchiusa, l'uomo che sta per sposare vantarsi con il suo testimone. Appena le avrò preso i soldi, torno dalla vera donna della mia vita, quella che porta in grembo mio figlio. In quel momento le soluzioni sono due: annullare tutto o andare avanti. Ciao, sono Rossana e oggi ti racconto di Beatrice, la sposa tradita, che ha trasformato il suo matrimonio in una scena di vendetta che nessuno degli invitati dimenticherà mai. Tutto era stato pianificato per essere perfetto. Il matrimonio di Beatrice Rugiadi e Tancredi Massi doveva essere l'evento dell'anno a Roma. Lei, l'unica erede dell'impero immobiliare Rugiadi. Lui, un giovane e brillante avvocato di umili origini, ma con un'ambizione che divorava il mondo. Tutto era perfetto nella villa storica sui Colli Romani, con giardini che sembravano dipinti da un maestro del Rinascimento e una vista mozzafiato sulla città. Centinaia di ospiti, i nomi più importanti della finanza, della politica e della società romana, erano lì per assistere alla loro unione. L'abito di Beatrice era un sogno di seta e cristalli, costato più di un'auto di lusso. Ogni dettaglio, dai centrotavola floreali all'orchestra dal vivo, gridava opulenza, ma per lei gridava amore. Era convinta che ogni scelta fosse un mattone nella costruzione della loro vita insieme. E poi c'era lui, Tancredi. Per 2 anni era stato l'incarnazione del principe azzurro. L'aveva corteggiata con una tenacia e una dolcezza che avevano sciolto ogni sua difesa. Beatrice, abituata a uomini interessati solo al suo cognome, aveva visto in lui qualcosa di diverso. Qualcuno che guardava oltre il suo conto in banca, o almeno così le aveva fatto credere. Le parlava dei suoi sogni, non dei suoi soldi. La portava in piccoli ristoranti nascosti, le scriveva poesie e la guardava con un'adorazione che la faceva sentire la donna più preziosa del mondo. I ricordi ora erano tinti di un'ironia amara. Le cene con suo padre, dove Tancredi esponeva con intelligenza i suoi piani per il futuro, conquistando la fiducia dell'uomo più scettico che lei conoscesse. Le serate di gala, dove lui si muoveva con un'eleganza innata, usando la posizione di Beatrice per costruire la sua rete di contatti. Lei lo giustificava, pensando che stesse solo cercando di essere all'altezza del suo mondo. Un giorno sarai orgogliosa di me, amore mio, le sussurrava. Costruirò un impero per te, per noi. La verità? Stava costruendo il suo impero, usando lei come fondamenta. Mancavano 30 minuti a quel per sempre. Beatrice era nella suite nuziale, sola per un attimo. Voleva lasciare a Tancredi un piccolo regalo prima dell'altare, un gemello antico appartenuto a suo nonno, un simbolo di famiglia. Si avvicinò alla porta che comunicava con la sua stanza, il cuore che traboccava di gioia. E fu allora che sentì le voci. La sua, inconfondibile, carica di una spavalderia che non gli aveva mai sentito. E quella del suo testimone, Riccardo, piena di una risata complice. All'inizio erano solo suoni ovattati. Si fermò per non interrompere, ma poi le parole si fecero chiare. «Sei un genio, amico mio», diceva Riccardo. «Sposare la gallina dalle uova d'oro per poi scappare con l'amore della tua vita. Un piano audace». Il respiro le si bloccò in gola, gallina dalle uova d'oro. La risata di Tancredi fu fredda, priva di calore. Beatrice è ingenua. Vive in una bolla dorata e crede ancora alle favole. Non ha idea di cosa sia il mondo reale, dei debiti che mi perseguitano. Ma grazie a lei, tutto questo finirà. Suo padre mi adora, mi affiderà la gestione legale di una parte del suo patrimonio. Un paio d'anni, il tempo di consolidare la mia posizione, di far nascere mio figlio in tranquillità, e poi troverò un modo per divorziare senza perdere tutto. Carolina lo sa che lo sto facendo solo per noi, è paziente. Carolina era la segretaria di Tancredi, una ragazza timida e dimessa che Beatrice aveva incontrato un paio di volte e per la quale aveva persino provato simpatia. Era incinta, di suo figlio. «E Beatrice?» chiese Riccardo. «Pensi che non crollerà?» «Certo che crollerà», rispose Tancredi, e in quella frase c'era tutto il suo disprezzo. Piangerà per qualche mese nel suo attico di lusso, poi suo padre le comprerà un nuovo pony o un'isola privata e si dimenticherà di me. È così che funzionano i ricchi.
sono troppo deboli per soffrire davvero. Il gemello le scivolò dalle dita, cadendo sul tappeto senza fare rumore. Le sue mani tremavano così forte che dovette aggrapparsi allo stipite della porta per non cadere. L'amore della sua vita era una farsa. Ai suoi occhi la sua intera esistenza era una farsa. Non era una persona, era uno strumento, un mezzo per un fine. E la cosa peggiore non era il tradimento, ma l'umiliazione, la sua convinzione della sua debolezza, della sua stupidità. Le lacrime non arrivarono. Al loro posto, un'ondata di freddo polare spense ogni disperazione. Per un lungo, interminabile minuto, l'unica cosa che voleva era strapparsi di dosso quel vestito e urlare la verità al mondo intero. Ma poi un altro pensiero, più affilato e pericoloso, si fece strada. Annullare il matrimonio? Sarebbe stata una vittoria a metà. Lui avrebbe potuto recitare la parte dello sposo abbandonato, negare tutto. E lei sarebbe rimasta con l'etichetta della sposa isterica. No, non sarebbe stato abbastanza. Il disprezzo che le aveva mostrato meritava una risposta di un altro livello. Meritava una distruzione totale, metodica e pubblica. Annientato con le stesse armi che pensava di usare contro di lei, il denaro, la legge e le apparenze. Si guardò di nuovo allo specchio. Il suo viso era diventato una maschera di ghiaccio. Gli occhi, prima pieni d'amore, ora brillavano di una luce fredda e calcolatrice. Quello che Tancredi aveva definito un biglietto della lotteria con un velo da sposa stava per diventare il suo cappio. E l'abito da sposa non era più un simbolo d'amore, ma la sua armatura. Il suo cervello, annebbiato solo pochi istanti prima, ora funzionava con una lucidità terrificante. Prese lo smartphone. Le sue dita erano ferme. Il primo numero che compose fu quello di suo padre. «Tesoro mio, sei pronta?» chiese lui, allegro. «Papà», disse lei, con una voce così calma da sorprendere se stessa. «Ascoltami attentamente. Non fare domande e fai esattamente quello che ti dico. Il matrimonio si farà, ma è una trappola». Gli raccontò tutto. Ogni parola velenosa. Dall'altra parte del telefono, il silenzio di suo padre era più eloquente di un urlo. Quando parlò, la sua voce era diventata acciaio. «Tesoro mio, dimmi cosa devo fare. Chiama il nostro avvocato, Ferrari. Digli di bloccare ogni accesso che Tancredi potrebbe avere ai miei fondi. Prepara una causa per frode e danni morali. Indaga su questa Carolina. Ma soprattutto, stai al mio fianco quando camminerò lungo quella navata e sorridimi come se fosse il giorno più felice della nostra vita. Non deve sospettare nulla». «Va bene», rispose il padre. «Sarà dura, ma lo faremo e lo metteremo in ginocchio». «No, papà», lo corresse lei. «Lo distruggerò io. Tu assicurati solo che la sua caduta sia definitiva». Chiusa la chiamata, passò alla fase 2. Aveva bisogno di una prova. La sua parola contro quella di Tancredi non sarebbe bastata. Guardò il telefono. Prima di sentire le voci, stava per registrare un video per lui. Aveva premuto «Registra» un attimo prima. Controllò e il video era lì. Aveva tutto. La sua confessione, la sua risata. Salvò l'audio su un cloud protetto e lo inviò all'avvocato e a suo padre. Prova 1. La sua damigella d'onore, Sofia, rientrò nella stanza, radiosa. «Tutto è pronto. Sei nervosa?» Beatrice la guardò. Avrebbe voluto crollare tra le sue braccia, ma non poteva. Le sorrise. «Un po', ma sono pronta. Sofia, ho bisogno che tu faccia una cosa per me, è una sorpresa. Fidati di me». Lei annuì. «Certo, cosa devo fare?» «Durante la cerimonia prenderò il microfono. Ti invierò un file. Quando te lo dirò, premi play, capito?» Sofia la fissò, confusa ma leale. «Ok, capito. Beatrice, che succede?» «Ti vedo un po' agitata, ma non agitata in senso bello». «Tranquilla», rispose. «Sarà un matrimonio col botto». La musica iniziò. Le porte si aprirono. La navata si stendeva davanti a lei come un sentiero verso la vittoria. Suo padre le prese il braccio, la stretta forte, un messaggio silenzioso di sostegno. Sorrideva, ma i suoi occhi rivelavano una furia controllata. Ogni passo era un'agonia e un piacere. Poi lo vide. Tancredi.
in piedi all'altare, bello come un dio greco nel suo smoking. Quando i suoi occhi incontrarono quelli di Beatrice, le rivolse il sorriso più falso e radioso che avesse mai visto. Vedeva una sposa innamorata. Non aveva idea che stava guardando la sua nemesi. La cerimonia fu una nebbia. Lei recitò la sua parte, guardandolo con finta devozione. Si sentiva come un agente sotto copertura. Poi arrivò il momento delle promesse. Tancredi prese le sue mani e iniziò a recitare parole poetiche ma vuote. Parlava di destino e di anime gemelle. Gli ospiti erano commossi. Beatrice era in fiamme. Quando finì, il celebrante si rivolse a lei. E ora, Beatrice, le tue promesse. Quello era il segnale. Prese a sua volta il microfono. Si voltò verso gli ospiti. Le promesse sono importanti, iniziò, la voce chiara e forte. Ma hanno valore solo quando sono sincere. Prima di fare le mie promesse a Tancredi, vorrei condividere con voi delle promesse. Sono state fatte 30 minuti fa da Tancredi e penso che siano le promesse più sincere che abbia mai ascoltato. Un mormorio confuso serpeggiò tra la folla. Il sorriso di Tancredi si congelò. Vedi, Tancredi, continuò lei, guardandolo dritto negli occhi, pensavi che fossi accecata e vivessi nella mia bolla dorata. Invece sono stata abbastanza sveglia per sentire la verità. La verità sul perché sei qui oggi. Fece un cenno a Sofia. E poi il silenzio fu squarciato dalla sua stessa voce. La registrazione. La sposo solo per i suoi soldi. È un biglietto della lotteria con un velo da sposa. Lo shock fu totale. Il viso di Tancredi passò dal bianco al grigio cenere. La registrazione continuò, implacabile. La mia vera compagna, quella che porta in grembo mio figlio, ci aspetta. Carolina lo sa, è paziente. Un grido soffocato arrivò dalla prima fila. Sua madre. Suo padre lo fissava con orrore. Beatrice è ingenua. Crollerà. Sono troppo deboli per soffrire davvero. Quando l'ultima parola si spense, nella sala cadde un silenzio di tomba. Beatrice tornò a guardarlo. Il dio greco si era trasformato in un piccolo uomo patetico. Questa è la mia promessa per te, Tancredi. Prometto che non vedrai mai un singolo centesimo del patrimonio della mia famiglia. Da questo momento, ogni accesso che pensavi di avere è stato revocato. Il nostro avvocato sta depositando una causa contro di te per frode, danni emotivi e, a quanto pare, anche appropriazione indebita, visto il denaro che hai dato a Carolina sottraendolo a un fondo di mio padre. Si sfilò l'anello di fidanzamento e lo posò con delicatezza su un tavolo. Pensavi che fossi debole, concluse. Hai confuso la gentilezza con la debolezza e la fiducia con la stupidità. Hai sottovalutato la donna che stavi cercando di distruggere. Questo matrimonio è finito ancor prima di iniziare. E la tua vita, così come la conoscevi, ormai è solo un ricordo. Senza un altro sguardo, si voltò. Raccolse il suo abito armatura e percorse a testa alta la navata nel senso opposto. Suo padre la aspettava alla fine. Le mise un braccio intorno alle spalle e insieme uscirono, lasciandosi alle spalle le rovine di un uomo che aveva osato sfidare la regina sbagliata. La caduta di Tancredi fu tanto rapida quanto spettacolare. La notizia divenne uno scandalo senza precedenti. Radiato dall'albo degli avvocati, abbandonato dalla sua famiglia e anche da Carolina, si ritrovò solo, disonorato e sommerso dai debiti. L'ultima volta che Beatrice ne sentì parlare, lavorava in un call center. E lei? Non pianse nel suo attico di lusso. Prese il primo aereo per un posto lontano per guarire, trasformò il dolore in forza e la rabbia in ambizione. Tornò a Roma non come l'ereditiera tradita, ma come una donna d'affari. Prese le redini di una divisione dell'azienda di famiglia e in 3 anni la rese la più redditizia del gruppo. La sua vera vendetta non fu solo l'umiliazione pubblica di Tancredi. Fu la vita che costruì dopo, una vita di successo, indipendenza e autostima incrollabile. Imparò che l'armatura più forte non è fatta di seta e cristalli, ma di intelligenza, coraggio e della consapevolezza che nessuno ha il potere di distruggerti, a meno che tu non glielo conceda. E lei non l'avrebbe mai più concesso a nessuno. Cosa ne pensi della vendetta di Beatrice? È stata giusta? O troppo crudele? Dimmi come avresti reagito nei commenti. Ti leggo.
Se questo racconto ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella. Sono Rossana e ti aspetto al prossimo racconto.